ragazzi, un saluto dal Sim Racing Expo 2021. Siamo riusciti ad entrare prima del pomeriggio, l'entrata classica prevista per il pubblico, grazie all'ospitalità di Cube Controls che ci ha ospitato all'interno del loro stand e ci ha fatto vedere tutte le novità che arriveranno entro fine anno, ma soprattutto nel 2022. Ci aspettano veramente tante novità succose. Qui siamo all'entrata del Sim Racing Expo, all'interno di questa grandissima struttura nei pressi del circuito del Nürburgring. Oltre queste finestre, queste vetrate che vedete, c'è il rettilineo principale del Nürburgring, circuito però GP, quello dedicato alle vetture di Formula 1 che hanno corso qui in qualche occasione. La struttura è veramente gigantesca. Ci facciamo subito un giro all'interno dell'Expo e vi porto a vedere tutte le novità proposte da Cube Controls nel corso del prossimo anno. Qui c'è lo stand, scusate ovviamente l'affollamento, dedicato ai prodotti della Cube Controls, partendo dall'ormai famosissimo CSX2, che rimarrà uguale anche nel corso dei prossimi mesi, con l'aggiunta però di due nuovi rotari realizzati e personalizzati in metallo, al contrario di questi montati su l'esemplare in specifico che ha invece gli encoder in plastica. Qui sotto abbiamo il GTX, che è il loro top di gamma dedicato alle vetture GT, anche questo con un ampio display nella parte superiore, e la particolarità, vediamo se riesco a farvela vedere, delle tre palette disponibili, quindi 3 nel lato sinistro e 3 nel lato destro, per un totale quindi di 6 palette premibili. Da questo lato vi faccio vedere la novità, il GT0 RIM, che già conoscete, già montato con successo su molti volanti della linea Cube Controls, ma abbiamo la novità di quest'anno, realizzata in questo particolare materiale che è traforato nella regione del grip, mentre presenta una finitura più liscia nella parte inferiore e nella parte superiore. Questo materiale, oltre ad offrire un ottimo grip, secondo Cube Controls dovrebbe mantenersi anche bello e nuovo nel tempo, cosa che invece non riusciva a fare per forza di cose l'Alcantara, che è destinato a rovinarsi in breve tempo. Quindi questa è veramente una buona novità da parte di Cube Controls. Il volante rimane sempre molto bello e l'impugnatura secondo me è assolutamente valida, volante oltretutto leggerissimo. Al centro dello stand dedicato ai volanti abbiamo il nuovo Formula Pro. Questa è una novità a sorpresa, non l'aspettavo neanche io nel corso di questo Sim Racing Expo, ed è una novità veramente interessante. Un volante completamente rinnovato, non nella forma ma nei materiali, negli encoder, nelle palette. Ci sono veramente tantissime novità all'interno di questo volante. Come vedete, il volante è dotato di una retroilluminazione a LED sia su tutta la pulsanteria, ma anche al di sotto degli encoder rotativi posti al centro. Illuminazione che, come vedete, è diversificata tra i vari tasti, e mi ha detto Cube Controls che sarà personalizzabile tasto per tasto. L'illuminazione oltretutto può essere spenta finalmente tramite un tasto posto sul retro che vi faccio vedere a breve. Abbiamo il doppio joystick che finalmente restituisce un click tattile quando viene spostato nelle varie direzioni, e ne abbiamo montato uno sia sulla sinistra sia sulla destra. Abbiamo i soliti 4 encoder, che sono però rinnovati sia dal punto di vista del design, sono un pochino più grandi, di forma leggermente diversa, con degli incavi più ampi rispetto a quelli presenti sul vecchio Formula Pro, e soprattutto un encoder personalizzato che ha una durezza veramente importante. Altra novità è il rotary qui posto di lato, che è incassato in modo tale da non avere poi problemi per quanto riguarda
sia lo spazio dedicato all'impugnatura, che è sicuramente più ampio, ma si riesce comunque a raggiungere in maniera più comoda. Oltretutto la resistenza è veramente elevata, e quindi anche qui gran passo in avanti da parte di Cube Controls. Sono stati aggiunti anche altri 2 encoder dedicati al qualsiasi tipo di funzione, raggiungibili in maniera molto comoda come sul CSX. Rimangono le classiche levette per magari disattivare o attivare la voce su Discord o su TeamSpeak, e un'altra novità importante è rappresentata invece dalla presenza nella parte posteriore di, come vedremo, delle palette completamente riviste sia del cambio, che adesso è regolabile anche come escursione tramite il movimento di un perno, come vedete, di colorazione arancione. È presente in questo caso un cuscinetto che aumenta ancora di più la mobilità della paletta e la sua fluidità. Anche le palette della frizione sono state completamente riviste, anche qui presenza di un cuscinetto, e la molla è molto più rigida, quindi avremo un controllo più preciso delle nostre frizioni. Novità invece veramente fantastica a mio avviso è la presenza di questo spinotto magnetico, un po' simile a quello MagSafe presenti sui vecchi MacBook, quindi uno spinotto magnetico che permette di switchare tra la modalità wireless Bluetooth del volante e quella con cavo. Questo volante infatti utilizza un modulo Bluetooth classico che potrà essere connesso quindi direttamente alla nostra scheda madre senza passare tramite il sistema SimuCube, che è invece limitato a 28 input e non può essere utilizzato con volanti con diciamo palette analogiche. In questo caso invece possiamo in un unico volante avere sia la funzione Wi-Fi, come vedete con l'antennina posta qui al centro, e quindi utilizzarlo completamente senza cavo, sia con cavo che funge ovviamente sia da cavo dati che da cavo ricarica. Oltretutto la resistenza del magnete, ho visto, è veramente eccellente, quindi si mantiene assolutamente in posizione, a meno di non avere un problema con il volante che ne determina una rotazione eccessiva, e questo spinotto si staccherà per sicurezza. Anche la scocca posteriore è un materiale presso fuso, sempre alluminio, che ha un aspetto molto più opaco, e che secondo i ragazzi di Cube Controls, ho parlato anche con Massimo Cubeddu, proprietario della Cube, mi ha detto che si riescono a fare delle lavorazioni molto più precise e molto più resistenti, quindi veramente un volante rinnovato. Come vediamo anche nel grip, abbiamo il grip con un materiale più morbido, che sono diciamo gli stessi grip presenti poi sul CSX2. Ci spostiamo in un altro punto dello stand dove è presente la nuova pedaliera che verrà lanciata nel corso probabilmente del 2022 da Cube Controls, una pedaliera completamente nuova, che non riprende le linee di nessuna pedaliera già presente sul commercio e che presenta delle soluzioni veramente interessanti. Partiamo innanzitutto dalla piastra pedale, lavorata in maniera impeccabile come al solito, proposto dalle soluzioni di Cube Control. La pedaliera è realizzata completamente in metallo, abbiamo la regione inferiore di colorazione nera in alluminio, mentre la regione costituita dalla parte blu con il logo Cube Controls è invece in Ergal. Questo è il pedale del gas, abbiamo sulla base dei cuscinetti che garantiscono un funzionamento fluido e l'assenza completa di gioco, che è stato uno degli obiettivi di Cube Controls. Per l'acceleratore abbiamo una molla di ritorno posta nella parte interna, che probabilmente sarà difficile vedere, accanto al sensore di Hall dedicato alla lettura del segnale, e un damper idraulico che si può regolare sia nell'escursione tramite questa chiave, sia nella durezza che restituisce appunto il damper, che fa più che altro una sorta di resistenza al ritorno. Materiali eccellenti come solito
portato da Cube all'interno dei loro prodotti, e c'è anche la classica regolazione per l'altezza del pedale posteriore. Passando invece sul freno, mantiene molte delle caratteristiche, compresa anche la regolazione della durezza della molla del preload, i classici cuscinetti, anche qui montati come mi ha detto Cube, con una pressa particolare. Poi abbiamo nella parte posteriore il damper con alcune soluzioni interessanti. Cube all'interno della scatola metterà delle molle di varia durezza, compresi anche degli elastomeri che possono essere regolati e compressi tramite questa ghiera. Io l'ho provata su questa postazione che vi faccio vedere, postazione dinamica veramente incredibile, che monta un loro volante GT Pro Zero e la pedaliera di Cube Controls, che è veramente ottima. Io ho fatto qualche giro su questa postazione dinamica, nonostante tutto non l'avessi mai usata, sono riuscito subito ad avere un buon feeling con questa pedaliera, che vi faccio vedere anche da questa angolazione. Ovviamente poi la pedaliera verrà recensita in maniera molto più approfondita quando sarà in mio possesso.